Ciao a tutti e bentornati sul canale. Noi siamo arrivati quasi alla fine di questo viaggio, siamo infatti appena arrivati nell'ultima delle 4 regioni che visiteremo, la Toscana. È un territorio che a noi piace tantissimo, infatti ci siamo già stati diverse volte, ma ogni volta che torniamo troviamo posti nuovi che non abbiamo ancora visto. Se siete curiosi di sapere quali saranno i 5 luoghi che abbiamo scelto per la Toscana, mettetevi comodi, ma prima di iniziare, come al solito, iscrivetevi al canale. Ora partiamo. Eccoci di nuovo in Toscana, da sempre una delle nostre regioni preferite in Italia. Abbiamo già bellissimi ricordi legati a questa terra, di diversi viaggi fatti negli ultimi anni, da soli o con le nostre famiglie. La cosa incredibile è che ogni volta che torniamo scopriamo una nuova zona, con borghi e parchi naturali di una bellezza sorprendente. E poi vogliamo parlare di quanto si mangia bene? Ma iniziamo a parlarvi della prima zona che abbiamo esplorato. Abbiamo scelto la Garfagnana perché secondo noi è un territorio ancora troppo sottovalutato che ha tantissimo da offrire. Questa area, compresa tra le Alpi Apuane e l'Appennino tosco-emiliano, nasconde delle vere perle, come ad esempio il piccolissimo borgo di Fornovolasco. Per arrivare fino qui la strada è stretta e tortuosa, ma davvero suggestiva. E appena raggiunto il paese è impossibile non rimanere colpiti da questo centro, che sembra fermo in un tempo lontano, ai piedi delle montagne e attraversato da un torrente. Ci sono ponti in pietra da attraversare, vie minuscole e un solo bar che fa anche da ristorante, dove noi ci siamo trovati molto bene. Prendendo una stretta strada in salita arriviamo in 5 minuti di auto alla Grotta del Vento, grande cavità carsica che deve il suo nome alla forte corrente d'aria che ne caratterizza l'ingresso. Anche se l'unico accesso conosciuto è quello da cui entriamo, ci devono essere sicuramente altre aperture non ancora scoperte, che creano lo strano fenomeno ventoso. Non ce ne vogliano le guide di Frasassi, ma questa visita è stata davvero interessante e particolare. Tra le due abbiamo preferito senza dubbio la Grotta del Vento, nonostante quelle di Frasassi siano più ampie e più conosciute. Nel caso foste interessati potete scegliere tra 3 percorsi differenti, da 1 a 3 ore. Il percorso base costa 10 euro. Anche se non si trova proprio in Garfagnana, ma appena al di fuori, dato che passavamo di qui ci fermiamo a Borgo Amozzano per il ponte della Maddalena o del Diavolo. Questa incredibile opera architettonica medievale ha un aspetto singolare, con le sue grandi arcate tutte di dimensioni diverse. È il simbolo della zona. Ovviamente c'è ancora tantissimo da vedere e ci piacerebbe tornare in Garfagnana per scoprire tutti gli altri luoghi che non abbiamo avuto il tempo di visitare. Tra i tantissimi borghi meravigliosi che si possono visitare in Toscana, ce ne sono alcuni in particolare concentrati nel cuore della Val d'Elsa che secondo noi meritano un'attenzione in più. Certaldo Alta, ad esempio, conserva il suo aspetto medievale, immutato nel tempo, con tutte le case di quello splendido color rossastro così caratteristico. È tranquillo, meno turistico di altri luoghi in cui siamo stati. Certaldo è anche il paese natale di Boccaccio e qui troverete la sua casa museo. Il centro storico è circondato da alte mura, si accede alla parte pedonale solo tramite 3 porte e la strada principale è solo una. Ma anche se non è molto grande è bello girare tra le vie, scoprire affacci panoramici e terrazze, sedersi su una panchina e godersi il rumore del vento. Siamo stati davvero bene. Circa 20 minuti di auto e ci spostiamo a Monteriggioni. Costruito in cima a una dolce collina e circondato da vigneti e olivi, le sue mura di cinta dalla forma quasi circolare sono intatte dal XIII secolo. È possibile percorrere 2 tratti dei camminamenti di ronda con un biglietto da 4 euro e da quassù si ha una bella visuale a 360 gradi di tutta la natura che ci circonda. Il borgo è una tappa importante della via Francigena e nelle ore in cui siamo rimasti in paese abbiamo incrociato tanti pellegrini. È vero, è davvero un paese minuscolo, ma va assolutamente visto per il suo aspetto unico secondo noi. È come un tuffo in un passato remoto che possiamo solo immaginare. In ultimo, San Gimignano, che è sicuramente la più turistica delle 3 cittadine, ma se non ci siete mai stati non dovete assolutamente perdervela. Le sue torri, la piazza principale con il pozzo, gli angoli nascosti e il continuo saliscendi tra le piccole vie del centro sono solo alcune delle cose splendide di questo luogo. Anche la passeggiata panoramica che dà sulle colline intorno è davvero bella.
Potreste fermarvi qui per un aperitivo con vista. Anche la skyline da lontano è davvero uno spettacolo. Tanti altri borghi della zona comunque meriterebbero una visita. Volterra, Colle Valdelsa, Poggi Bonsi. Voi quali ci consigliate per la prossima volta? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Prima del nostro viaggio, mentre stavamo ancora facendo ricerche sui luoghi da vedere in Toscana, ci siamo imbattuti in un articolo che parlava del parco regionale Migliarino-San Rossore Massaciucoli, immensa area naturale protetta che sinceramente non conoscevamo. Un parco di oltre 23.000 ettari che comprende ambienti naturali molto differenti tra loro. Ci è sembrato da subito interessante e così decidiamo di visitarlo. Partiamo con la nostra esplorazione dall'Oasi Lipu di Massaciucoli. Il percorso natura ci porta a camminare su una palafitta in legno lunga circa 800 metri, circondati da un alto canneto, e incontriamo 4 diverse postazioni per il birdwatching. Gli unici suoni che percepiamo sono il canto degli uccellini che vivono sul lago e in mezzo a questa vegetazione acquatica. Proseguendo, ci troviamo su un bel sentiero pianeggiante all'interno di un piccolo bosco umido, con delle sculture in legno piuttosto creepy in realtà, e torniamo da qui all'inizio della passeggiata. Esattamente sulla sponda opposta fate un salto a Torre del Lago Puccini, dove si trova la villa del famoso compositore operistico e da dove partono i battelli per fare il giro del lago e scoprire i suoi canali. Altro punto iconico è la tenuta di San Rossore, con il suo viale alberato super scenografico, lungo più di 5 km che porta fino al mare. Incontrerete mentre siete qui tanti animali, come daini, cinghiali e tante specie di uccelli. E dato che siamo così vicini al mare, ci spostiamo fino alla spiaggia della Lecciona, una delle poche spiagge del litorale mai modificata dall'uomo e che conserva ancora oggi tutte le sue caratteristiche autentiche. Per il quarto capitolo abbiamo scelto la Costa degli Etruschi, questa parte di Toscana a sud di Livorno con spiagge dorate, fitte pinete e dolci colline punteggiate di bellissimi borghi. Primo stop della giornata è Populonia, importantissima città etrusca costruita sul promontorio di Piombino e unica nel suo genere. Grazie alla sua posizione, la vista sul mare e sul golfo di Baratti da qui è davvero spettacolare. Con un biglietto da 3 euro è anche possibile accedere alla grande torre, intorno alla quale si sviluppa la cinta muraria. A breve distanza si trova anche un vasto parco archeologico in cui poter scoprire di più sulla cultura etrusca e romana. Nel golfo di Baratti, oltre alla storia millenaria, abbiamo scoperto anche una natura incontaminata che fa da cornice delle bellissime spiagge. Abbiamo fatto una passeggiata sulla sabbia per goderci un po' l'aria di mare, ma c'era nuvoloso e pioveva un po'. Tantissime persone però stavano facendo kitesurf. Con il vento che c'era doveva essere per loro una giornata perfetta. Dopo pranzo andiamo a Castagneto Carducci. Dopo Boccaccio e Puccini, ora siamo nel paese in cui per tanti anni ha vissuto Giosuè Carducci. L'avrete intuito dal nome del borgo, immagino. Diverso dagli altri paesini in cui siamo stati, più rustico e vissuto se così possiamo definirlo, ma ugualmente bello. È arroccato sul versante di una collina ed ha un piccolo e piacevole centro storico, con vie acciottolate e piazzette pittoresche. Perfetto per ritagliarsi qualche ora lontani dal caos e godersi la sensazione di pace che solo questi piccoli comuni sanno trasmettere. Altro luogo stupendo è la Maremma. In questa grande area che si estende tra Toscana e Lazio si trovano Pitigliano e Sorano, anche chiamate le città del tufo. Sono 2 posti straordinari e particolarissimi, scavati nella roccia porosa e color sabbia che gli dà un aspetto inconfondibile. Ci siamo stati qualche anno fa e non durante quest'ultimo viaggio, ma ci sembrava giusto inserirli nel video perché ci sono piaciuti tantissimo. Costruita in cima a uno sperone di tufo, Pitigliano fin dalla prima occhiata vi lascerà senza fiato. Arrivando con la macchina, dopo una curva vi troverete all'improvviso di fronte a un'altissima e imponente parete verticale, sormontata dai grandi archi dell'acquedotto mediceo. Questa città così incantevole viene chiamata la Piccola Gerusalemme per la numerosa e storica comunità ebraica che vive qui. È un borgo che regala scorci meravigliosi a strapiombo sulla valle circostante molto tranquillo, in cui si respira una grande pace.
Anche Sorano è costruita direttamente dentro al tufo ed è caratterizzata da cantine scavate nella roccia. Le piccole vie in salita e discesa sono una più bella dell'altra. Ci siamo fermati ad ogni angolo a scattare foto a porte colorate e stradine pittoresche. Il punto più alto da raggiungere per avere una vista mozzafiato sul paese è il Masso Leopoldino, struttura fortificata che nel passato faceva parte del sistema difensivo delle città del Tufo. Siamo arrivati alla fine di un altro video, speriamo come al solito che vi sia piaciuto. Noi non sappiamo più come ringraziarvi per il vostro sostegno a noi e a quello che facciamo. I vostri commenti sempre super positivi sono davvero fondamentali per noi. E a proposito di commenti, noi siamo già stati diverse volte in Toscana, ma sicuramente ci saremo persi dei luoghi stupendi, quindi se volete consigliarci altri posti qui sotto noi ci segneremo tutto per viaggi futuri. Assolutamente. Nel prossimo video, che sarà il penultimo di questa serie, saremo a Siena. Quindi se non volete perdervelo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E se volete supportarci, lasciateci un mi piace e condividete il video con chi volete. Noi ci rivediamo venerdì prossimo con il video su Siena. A presto! Ciao ciao! Ciao!